Ecco qua. Sto in diretta. That's incredible. Allora, però mi metto anche come utente, così. Ho sempre il solito problema che non riesco a vedere i commenti. È una diretta senza commenti. Cazzo di diretta è? Ah, allora. Vediamo. Branca Vatez. Eccomi qua. Luca Bugnatti, vedi? Vediamo. Vediamo se riesco a far funzionare tutto quanto. Vediamo. Mettiamo il telefonino qui, così mi leggo pure i commenti. Sto perdendo tempo, ragazzi, voglio vedere se qualcuno si sveglia di sabato mattina. Ah, che stavolta, oggi la diretta prende spunto da una discussione che si sta sviluppando. Scusate, sto cercando di far leggere il telefonino. Eccolo qua. Una discussione che si sta sviluppando sul gruppo sulla filatura con le sintetiche, filatura a coltello con le sintetiche, in particolare con le King. E visto che c'è un utente che non ci si è trovato molto bene, e visto che io le King ce l'ho, anzi le consiglio pure, perché come trema? Perché trema? Che la web tocca? Aspetta, figlio di Cristo. Mm. Insomma, speriamo. Ok, c'è praticamente nessuno, dormite tutti quanti. Io il video vado avanti lo stesso, tanto poi come al solito chi se lo vuole vedere se lo vede in differita. Allora, intanto, prima considerazione sulle King. Io le King le uso spesso perché hanno, a parte il fatto, il vantaggio stratosferico che se tutti i maestri giapponesi le usano ci sarà un motivo. Ma vantaggio logistico grosso è che le King possono stare stoccate permanentemente in acqua. E io le mie pietre le tengo a mollo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per cui quando ho bisogno di fare qualche lavoretto, mi viene lo schiribizzo dell'affilatura, sia di coltello che di rasoio, le pietre sono sempre pronte. Adesso chiaramente non è inquadrata, non so come farvela vedere, sinceramente, ma io qui ho delle vaschette d'acqua dove le pietre sono immerse sempre. Non so, aspetta, provo a girare la web. Eccole là dietro, vedete? Sono due vaschette una sull'altra e sono piene di pietre e sono comodissime da usare così. Oh, diciamo, ecco qua. Ci dovrei essere? Ci sono? Ci sono? Yeah, ci sono. Ok, quindi vantaggio che si possono stoccare permanentemente in acqua. Vantaggio che sono delle pietre eccellenti. Vantaggio che sono tra le pietre sintetiche più economiche che ci sono in circolazione, non ce lo scordiamo mai. Le King costano veramente niente. Adesso, ieri proprio ne ho ordinata un'altra, sempre King, ma l'ho pagata tipo 24 euro, che io le King eh, ce l'ho che partono da 1200. Mi è sempre rimasto qui il fatto che invece il maestro parte con la 800. Adesso non è che dalla 800 alla 1200 sicuramente la differenza sarà poca, però me ne è rimasto qua. Ieri stavo sul sito
e l'ho comprata, la King 800. Speriamo che in settimana arrivi presto. Sto dicendo, è la King 800 di dimensioni anche generose, pagata niente. Ok, vediamo un attimo, commenti mi sembra. No, vabbè, questi sono tutti annunci, madonna mia. Ok, allora, faccio vedere subito. Tirata proprio fuori dall'acqua, adesso. Questa è la King 1200, aspettate, tempo che riesco a metterla sul supporto. Anzi, mentre la metto sul supporto, cambio pure inquadratura, facciamo prima. Eccola qua, si dovrebbe vedere abbastanza bene, no? Ok, ma vedete, le misure sono generosissime, cioè per 24 euro, per meno di 25 euro, guardate, sono 21 centimetri abbondanti per 6,5 con un'altezza, aspettate, con un'altezza di 3,5. Voglio dire, e questo è il modello base, poi c'è la Wider e c'è la Big pesa 4 kg, è una cosa allucinante, ma siamo sempre là, anche la Big gigantesca che pesa 4 kg, che durerà 7 vite, costa 60 euro alla fine, voglio dire. Quindi altro vantaggio, sono pietre molto economiche. 4, è vero, sono pietre morbide, ma essendo morbide vuol dire che il materiale abrasivo viene scoperto molto velocemente, per cui sono pietre velocissime da usare e si scavano. Il rovescio della medaglia è che si scavano. Ma io stamattina, prima di fare sto video, diamantatina, vedete? La metto qua sopra. La mia diamantata, la DMT, lato 3 e 20, ho lappato questa su tutti e due i lati, la 6000 su tutti e due i lati, fidatevi, non ci ho messo più di 3 minuti tra tutte e due le pietre, che sì, si scavano velocemente, ma essendo morbide si lappano, si rispianano con una velocità impressionante. Per cui, manda alle ciance, tanto vedo che la gente dorme, quindi chiacchiero come se stessi registrando anziché in live. Poi se entra qualcuno, chiaramente mi farà piacere. Allora, per fare una prova, ho preso una Yanagib, no, sì, una Kiri della Kai, una Kiri della Kai, guardate qui, in acciaio inox, vediamo se riesco a farvela vedere meglio, magari cambiando, eccola qua. Perché l'ho presa? Intanto perché l'acciaio al carbonio è più facile da usare, è più facile da affilare, è leggermente più tenero. L'inox mette alla frusta le pietre perché le intasa molto più velocemente, quindi acciaio inox, oltretutto la CAI dichiara anche il livello di tempera, quindi questo è un HRC 58, quindi voglio dire, una tempera abbastanza buona, per cui se la CAI va bene su questo, va bene su tutto. Ok, quindi ritorniamo sull'inquadratura con la pietra. Io vedo che ci stanno due timidi dall'inizio della diretta che stanno lì e non parlano, ma io vi vedo, quindi cominciamo l'affilatura. Come al solito, non va a piatto il coltello, ma va angolato, 3 dita sull'impugnatura, un dito sulla lama, un dito sul dorso, e si va a cercare il giusto angolo. Il giusto angolo lo senti con il dito quando non hai più lo scalino tra la pietra, quando non senti più lo scalino tra la pietra e la lama
quando il dito sale sulla pietra senza sentire il filo, vuol dire che il filo sta toccando in maniera corretta sulla pietra. Quindi, solito sistema classico proprio... Oh, scusate, ho dato una botta alla webcam. Dai, vabbè, se vede lo stesso, su, dai, fa niente. Magari mancherà il primo centimetro. Solito sistema di affilatura con le due dita che fanno pressione leggera, ragazzi, leggera, più di un rasoio, ma insomma non deve essere una pressione da scaricatore di porta. E mano a mano che si procede con l'affilatura, vedete che le dita, che sono partite dal tallone, dal tacco del filo, piano piano si spostano in avanti verso la punta. Adesso in questo caso il Nakiri ha la punta arrotondata, per cui qua devo cambiare leggermente l'inclinazione, devo alzare un pochettino il polso per cercare di affilarla per bene. Dopodiché si continua adesso dall'inizio del filo, piano piano con queste due dita, vedete? Vado all'indietro fino ad arrivare al tallone. Arrivato al tallone mi aiuto facendo pressione anche con il pollice. Vedete quanto mangiano queste pietre? Mangiano tanto. Ah, è possibile che... Scusate, Sì, no. Va bene. Ok. Quindi, voglio dire, il vantaggio di avere ancora il vantaggio di avere pietre morbide è questo. È vero, si scavano velocemente, ma vedete che velocemente abbradano. Ripeto, qui stiamo parlando di acciaio inox, un acciaio che mette alla frusta diverse tipologie di pietra, perché le particelle dell'inox come si dice, intasano molto più facilmente la, la pietra. Scusate un attimo, devo fare una cosa. Devo fare una cosa per i commenti. Commenti, apri una finestra separata. Ok, ci siamo. Vediamo un po'. Ok, quindi aspettate, prendo un pezzettino di carta che non me l'avevo preparato. Eccomi qua. Ragazzi, è sabato mattina pure per me, per cui piano piano, lenti lenti. Eccolo qua. Allora, adesso l'altra domanda che viene fuori sempre, spesso, dici, ma io continuo, intanto scusate, fatemi tenere sempre bagnata la pietra, non me la fate asciugare. Allora, l'altra domanda è, sì, io strofino, ma fino a quando devo strofinare? Fino a che non sentite il ricciolo di bava sul lato opposto che state affilando. Quindi se io adesso ho strofinato questo lato sulla pietra, ero in questa situazione, quindi toccava questo lato, il ricciolo lo devo sentire sul lato superiore. Quindi passando il polpastrello devo sentire il ricciolo. Quella è la prova provata che ho lavorato su tutto lo smusso fino ad arrivare al tagliente. In questo caso, per esempio, ancora non lo sento, quindi c'è ancora da lavorare per arrivare al tagliente, a lavorare sul vero filo, quindi non sgrattugiare solamente il bevel, ma far lavorare il filo sulla pietra. Chi è? Marco Bruno, buongiorno. Marco, qualcuno si è svegliato finalmente. Pigroni, alle 10:15.
Scherzo, è chiaramente sabato, per cui c'è ancora parecchia gente al lavoro e quelli che fanno, diciamo, la settimana corta fino al venerdì è pure giusto che si riposino. Io rido e scherzo perché essendo in pensione per me è sempre domenica, però non mi sono scordato, non mi sono scordato le alzatacce. E stavo dicendo, si va avanti cercando di mantenere l'inclinazione fissa, cercando di non andarsene a spasso piegando, alzando, riabbassando. Si sceglie un angolo, quello è e quello deve rimanere, altrimenti poi il bevel viene arrotondato. Quindi stavo dicendo, si rimane fino a che non si riesce a sentire. Guardate, guardate come mangia la disgraziata, guardate pure sulle mani. Tornato al lavoro alle 2 di notte. Ah, beh, non hai dormito neanche tanto perché insomma dopo 8 ore già sei davanti al computer o col telefonino, non lo so. Mi pare giusto. Ah, guardate come mangia la diavola. Guardate, cioè tira fuori l'inchiostro, mi ha macchiato. Questa è limatura, eh? Mi ha macchiato proprio la pelle. Oh. E adesso comincio a sentire il ricciolino di bava, ma ancora non lo sento uniforme su tutta la lunghezza del filo. Per cui ancora acqua alle papere e andiamo avanti. Ragazzi, sembra lungo, però in realtà qui non ragioniamo come ragioniamo con i rasoi e dopo questa pietra ne segue un'altra e poi ne segue un'altra ancora, per cui se ogni passaggio dura 20 minuti, alla fine, mamma mia, ci vuole un'ora e mezza. Qui le pietre da usare fondamentalmente sono due. La pietra da affilatura vera e propria. Ieri mi sono regalato due King 1000 e 6000. Marco Bruno, allora il video è per te perché io sto affilando con la King 1200, mi arriverà in settimana anche la 800 e poi faccio la lucidatura sulla 6000. Stavo dicendo, tu ancora non eri entrato in live, visto che si sta sviluppando tutta la discussione, perché c'è chi ha appena comprato le King non ci si è trovato bene, dice ha fatto fanghiglia, troppa, l'affilatura del coltello non era molto soddisfacente e chi dava un consiglio a destra, chi lo dava a sinistra, dico sai che c'è? Visto che un po' di coltelli da affilare ce l'ho sempre, che da quando sono arrivati i coltelli giapponesi in cucina non si usa altro, che stanno veramente un livello su. Ho preso uno dei coltelli più ostici, quelli in acciaio inox, questo è della Kai, temprato HRC 58, e dico, mo, vediamo sta cavolo The King come va e come non va. Allora, comincia, ah, voi non lo vedete, sto sentendo la bava, ancora un pochino qui sulla punta, c'è da lavorare. Ciao Frederick! Ok, più... sì, sì, ma io infatti il video lo faccio, lo sapevo che ci sarebbe stata poca gente, vista l'ora e tutto, tanto poi lo sapete, rimane sul gruppo, sta lì, chi se lo vuole vedere, chi ha piacere di vederlo anche in differita, per carità di Dio. Ok, vediamo, vediamo come stiamo andando. Allora, qua sulla punta la bavetta si sente, qui manca un pezzettino, poi c'è dappertutto. Allora, manca poco poco poco. Aspetta, mi serve il fare. Dico, voi vedete come la sto riducendo sta pietra? Questa è tutta limatura di acciaio inox che la pietra sta asportando con relativa semplicità. Oh, poi calcolate, vi stavo dicendo, i tempi sembrano lunghi, ma in realtà lunghi non sono. Uno perché questa è l'unica pietra da affilatura. Una volta usciti da questo processo, il rasoio è affilato, manca solamente una lucidatura che sarà veramente veloce,
Quindi uno per questo motivo. Due perché non mi ricordo che ho perso il filo del discorso. Vabbè, questa è demenza senile. Ecco qua. Cioè, fa impressione quanto mangia, ragazzi. Ok, ci siamo col filo. Ok, ci siamo. Quindi io adesso sono arrivato nella situazione per cui, avendo spazzolato per bene su un lato del rasoio, sì, del rasoio, sì, che poi alla fine ci fa la barba, del coltello, mi sono accorto di essere arrivato ad affilare per bene perché sento il ricciolo di bava tutto lungo tutta la lunghezza del tagliente. Quindi adesso che faccio? Do veloce veloce una pulitina alla pietra, scusate, almeno per togliere il grosso della limatura. Vedete che cosa è rimasto sulla pietra? Adesso, per essere proprio perfezionisti, andrebbe ravvivata un po' perché chiaramente tutte queste particelle che sono penetrate nel piano di affilatura gli hanno fatto perdere un po' di velocità, un po' di efficienza, no? La pietra si sta cominciando a saturare, per cui a questo punto basterebbe prendere la santa diamantata, strofinatina e la pietra ritorna vergine, pronta. Però diciamo io sono pigro e non mi va, anche per far vedere la pietra, anche se è sporca, comunque mantiene una bella velocità. Quindi a questo punto si va esattamente al contrario, si fa la stessa cosa, solamente che oh, adesso attenzione, mai mettere forza andando in avanti, si rischia di piantare la lama, si rischia di piantare il coltello sulla pietra, per cui si va avanti a peso del coltello e la pressione invece viene fatta con il movimento di strop, diciamo, per cui adesso sembra che sto sempre con la stessa pressione, che come faccio a farvi vedere il peso che metto sulla lama, ma va sicuro che non è così. Quindi metto pressione quando faccio questo, recupero e basta, metto pressione, recupero e basta. Ci siamo? Il principio è sempre lo stesso, un pochino d'acqua. Il principio è sempre lo stesso. Me ne vado avanti. Alla prima lavoro un po' sulla punta, che essendo curva, da qualche problemino in più. E dopodiché me ne vado avanti, spostando come al solito le dita ad ogni passaggio, facendole sempre più vicine al tallone. Parto dalla punta e dopodiché me ne vado verso il tallone. Adesso il problema qual è? Il problema è il manico. Mi metto qua così si vede. Arrivato a un certo punto batte il manico sulla pietra. Quindi il passaggio, l'affilatura degli ultimi, diciamo, 2 centimetri, gioco forza, va cambiata l'inclinazione della lama. Vedete che prima lavoravo sempre a 45 gradi, adesso devo diminuire l'inclinazione, non l'angolo, l'angolo rimane sempre lo stesso, ma devo diminuire un po' l'inclinazione per poter affilare gli ultimi 2 centimetri. Poi, tornando indietro, invece, come posso recupero immediatamente la posizione a 45 gradi. Ci siamo? Semplice, no? L'unica differenza è questa. Il problema qui non si pone in questo lato perché c'è il tacco che sporge molto rispetto all'impugnatura, per cui parto a 45 gradi rispetto alla pietra e posso arrivare a 45 gradi rispetto alla pietra. Quando lavoro invece con la costa verso di me, parto a 45 gradi, ma poi per poter affilare l'ultimo pezzo devo necessariamente
cambiare un po' l'inclinazione, l'orientamento della lama rispetto alla pietra, quindi qui nessun problema a cercare il 45 gradi, qui devo un attimo cambiare. Non ho una diamantata. Per la pulizia della pietra cosa mi consigli? Ho del Baut di Belga oppure Lappo che carta Brasile? Lascia perdere le belghe, non mischiare sintetiche e naturali, anche perché poi le But di Belga sono pure costose. La belga è un materiale costoso e sinceramente sprecarlo su una sintetica non vale veramente la pena. Allora, la lappatura la fai tranquillamente con la carta vetrata, un piano sufficientemente dritto, una lastra di vetro, una mattonella di marmo, insomma, cerca un piano che sia un piano, foglio di carta vetrata, ripeto, non serve lapparle fine, anzi, quando si gioca su sti grit, lappare una pietra troppo significa fargli solamente perdere di velocità. Io tutte queste pietre, tutte le pietre le lavoro con la 320, il lato del bene. Questo è un... non vi fate ingannare dal supportino, aspettate, la sgancio, qui sotto ci sono dei perni. Eccola qua. Supporto comodissimo. Questo è un lato blu è 320, il lato rosso più fine è 600. Mai lappata una pietra col lato 600. Il 320 basta e avanza. Lappare una pietra col 600 si lappa tranquillamente una pietra da finitura, ma parliamo di naturali, eh. Le sintetiche stanno bene tutte quante col 320. Questa lappata col 320, guardate come lavora. Oh, adesso, scusate, se no perdo anche il filo. Quindi vai tranquilla, Marco, vai tranquillamente con le carte abrasive. Però metti in preventivo che una diamantata prima o poi ti serve. La diamantata sembra quegli accessori, ma sai, la compro o non la compro. Quando uno affila e combatte con le pietre, fossero naturali o sintetiche, una diamantata serve. Per la lappatura, lastra di vetro e carta abrasiva, perfetto. Di solito lappo le pietre da rasoio, perfetto. È la stessa cosa se ti metti a affilare il coltello, lo fai con le pietre sintetiche. Però stavo dicendo, guardate, diamantate, queste sono quelle cinesi da 10 euro, ce l'ha pure Amazon. Io questa addirittura su AliExpress. Ho fatto l'ordine e mi è arrivato un mese dopo senza problemi, ma se no 10, 14, 15 euro stanno pure su AliExpress. Questa per esempio è un'altra double face, questa è una 600 1500 che io ho comprato perché mi piaceva il fatto che era un rettangolo di plastica con due fogli diamantati incollati sopra. Essendo questo materiale composito incollato, plastica ed acciaio, è una pietra sottile ma molto rigida che non perde planarità, quindi basta un minimo di accorgimento. 10 euro e la diamantata serve, ragazzi, pure dopo che uno ha pulito, Marco, pure dopo che hai utilizzato le carte, corri sempre il rischio che sulla pietra possano rimanere dei granelli abrasivi, perché le carte perdono abrasivo molto facilmente, per cui vanno pulite per bene, lavate per bene. Una volta io usavo lo spazzolino per le unghie, eh, lo comprai apposta per pulire la pietra. Con la diamantata fai meglio e prima, tu lavori anche ti trovi bene con le carte e lavora con le carte. Poi una diamantatina stupida qualsiasi, poi ti passate sopra sotto l'acqua corrente e sei sicuro di aver fatto cadere tutti gli abrasivi. Quindi la pietra porta gli abrasivi suoi e non sono rimasti incastonati eventuali abrasivi che portavano le carte. Ok,
Adesso stavo dicendo, adesso si è verificata la situazione contraria. Ho affilato in questo verso, ok? Per cui il ricciolo mi si è venuto a formare su quest'altro lato. Quindi è un po' un gioco, affilo su questo lato, il ricciolo mi viene qua, poi affilo su quest'altro lato, il ricciolo rimane qua. Dice, allora non finiamo mai? Che dice Marco? Sì, ma giusto per la pulizia pietra da coltello. E perché alle pietre da rasoio gli dà fastidio? Che secondo te io che faccio? Le pietre da rasoio le tratto meglio. La pietra è una pietra, non deve aver paura. Io sbatto qua sopra su quella diamantata che ti ho fatto vedere, pure la Santa Nakayama. Non è che c'è. La pietra è una pietra. Su. Giuseppe Mancuso, buongiorno pure a te. Ok, quindi stavo dicendo, no, ma sto ricciolo del bava, affilo di qua e me se ne va sopra, affilo da qua e me se ne va sotto. Dice, ma allora quando finisco? Ciao Francesco Barba, da quanto tempo? Un buongiornissimo pure a te. Allora adesso il ricciolo va tolto da tutte e due, da tutti e due i lati della pietra, per cui adesso inizio con passaggi alternati a tutto filo. Quindi devo fare in modo di staccare questo ricciolo di bava, perché se insisto troppo sul lato il ricciolo mi sale su, cambio lato e il ricciolo rigira. Allora un passaggio per lato, ormai ci siamo, ormai il coltello è affilato, devo solamente adesso sistemare il tagliente e si sente mentre scorrete tra rasoio, tra coltello e pietra, vi accorgete a un certo punto che il passaggio diventa liscio, meno rumoroso. Quindi quello è sintomatico della pulizia del filo. Ho tirato fuori pure il microscopio, però non so se farvele vedere l'immagine al microscopio perché sinceramente col coltello non ha molto senso. Qui basta affidarsi al santo polpastrello. Eh, Stesso principio del rasoio. Il coltello deve tagliare già da adesso, non deve tagliare bene la carta, fare i vari test dopo la lucidatura. Il coltello deve tagliare già in uscita della 1000. Per cui, oh, veramente da tanto. Seguo in differita, ma seguo. Ti ringrazio, Francesco. È sempre un piacere fare una chiacchierata con te. È tanto che non ce ne facciamo una. Ok, per cui, se io adesso lo faccio vedere dal micro. Quindi prendo un pezzettino di carta, consumo più foglie della stampante a fare prove che a stampare. Per cui adesso, vedete, però non è proprio nettissimo, taglia, perché per carità di Dio, a tagliare taglia, però lo vedete che poi alla fine ancora è un taglio, sì, ma non perfetto. Per cui, per cui, vorrei vedere un attimo al microscopio. Adesso sarà difficilissimo, perché mettere sta lama larga così sotto il microscopio ci vorrà la mano di Dio. Però, l'ho quasi presa. Vabbè, adesso è sporco, dai ragazzi, è sporco. Non so se si riesce, anzi no, fatemi dare una pulita. Fatemi dare una pulita perché sono riuscito a trovare il sistema di fare il fermo immagine anche qua. Per cui magari possiamo prendere una fotografia adesso e una fotografia dopo la 6000 e fare una piccola comparazione. Lo vedete? Quindi il filo ancora ringrossato, qui c'è bisogno, la devo andare a prendere, qui c'è bisogno di una coramella o di un po' di tela o di un po' di pasta abrasiva perché vedete che c'è del ricciolo da togliere. Ok,
Ok, però si capisce dal micro il disegno della mola. Quale mola? Allora, qui, aspettate, intanto faccio microscopio. Aspettate un attimo, eh. Aspettate, scusate, sembra che non sto a fare niente, ma qualche cosa sto a fare. Allora, ok, ho fatto il fermo immagine. Ok, ok, un attimo solo. Eccomi qua. Quindi questa è la situazione. Vediamo un attimo se c'ho qualche cosa per dare una pulita a portata di mano. Ah, aspettate. Metodo alternativo veloce veloce. Ok, quindi questa ritorna nella vaschetta in acqua, eh? Questa qua muore in acqua tutta la vita. Ho preso tavoletta, normale tavola di abete, sopra ci ho incollato una tavolettina di balsa e sulla balsa un po' di pasta verde. Tra l'altro, aspettate, ormai ci sto, quella che uso sulla, sulla moletta, la vedete la moletta dove sta? Là dietro. Quindi, però, sì, sì, disegno del Bevel si vedeva, si vedeva. Ciao Pino, buongiorno pure a te. Quindi, una strofinatina col mega panettone da 1 chilo, io come al solito esageratissimo, niente di particolare, questo è solo un po' più grande delle altre. E qui diamo veramente giusto qualche colpo per levare quel pochettino di bava che si vedeva sotto il microscopio. Credo, credo che possa anche bastare. Questo è lo stesso principio della paddle strop, insomma, la paddle strop è magari un pezzo di cuoio incollato sopra una tavoletta di legno. Io anziché incollare il cuoio, ho incollato del legno di balsa che prima avevo carteggiato per bene, un legno molto, molto morbido, è un legno che non fa danni assolutamente al filo, anzi i danni li subisce lui, li subisce. Quindi la balza è comoda, non ha pulito molto, ci vorrebbe ancora qualche passatina. E noi gliela diamo qualche altra passatina perché ci manca mica nel tempo né la pazienza. Ok, va benissimo. Quindi questa leviamola un po' di mezzo. Mettiamola qua. Riprendiamo il supporto. Ciao Giuseppe. Sì, sì, Marco, le king si possono lasciare, anzi, te lo do per sicuro, le mie king sono mesi che stanno a bagno, non le tiro fuori dall'acqua mai, le tiro fuori dall'acqua quando devo cambiare l'acqua perché chiaramente si sporca, eh, tu le pietre dopo che le hai usate, come ho fatto adesso, no? Le vai a mettere in acqua con ancora tutti i residui di limatura. Dai oggi e dai domani quell'acqua diventa torbida, brutta, per cui io le pietre le tiro fuori dall'acqua solo quando devo pulire la vaschetta e mettere dell'acqua migliore, diciamo, più pulita, l'acqua di rubinetto fresca.
ma se no sono mesi, mesi e mesi che stanno lì. Ok, adesso veniamo alla 6000. Oh, io ho usato la 1200 6000 singole, diciamo, ma non ho la combinata, ma credo che la qualità sia la stessa. Il primo uso, diciamo, beh, chiaro, dipende dalla pietra, no? Dallo spessore. Questa è una pietra che con 5 minuti d'orologio forse te la cavi. Quella che hai visto prima, visto lo spessore da 3 cm e mezzo per farla bagnare per bene, per fare in modo che la pietra assorba meglio, quarto d'ora. Ma ripeto, ma solo la prima volta, per cui arrivano le pietre, arriva a casa le pietre appena comprate, subito lappatura. Ragazzi, non vi fidate mai delle lappature industriali perché poi vengono fuori le sorprese. Io mi sono rimediato. Il santo matitone, quello da muratore, vedete quello fatto a osso di seppia? La vedete? La matita che usano tutti i muratori perché c'ha la mina dentro molto grande e non si spezza. Ah, che la solita griglia, né più e nemmeno quello che facciamo con le pietre da rasoio. Bella lappatura, finita la lappatura, via. Vaschetta in acqua tutta la vita e da là non escono più. Però è una grandissima comodità. Vedi, serve la pietra. Io in questo momento lì dentro ho sia le King che le Missarca, perché anche le Missarca possono andare permanentemente in acqua. Quello dipende dall'elegante che ha usato la ditta. Quindi se io in questo momento volessi cambiare pietra e prendere una Missarca, è un attimo, allungo la mano e ce l'ho pronta. Allora, ragazzi, stessa cosa di prima, adesso pressioni leggerissime perché siamo chiaramente in lucidatura, quindi adesso ricca lucidata al filo, mano leggera, ma proprio leggera questa volta, le famose due dita stanno lì solo per accompagnare il movimento. Continua a spostarle destra e sinistra, continua a farle scorrere lungo tutto il tagliente, però assicuro, qui siamo a poco più del solo peso del coltello, della lama. Vedete che siamo passati da una pietra molto abrasiva come la 1200 King ad una 6000, quindi è chiaro ci si aspetta una minore quantità di materiale asportato, però tutto sommato purtroppo aspetta, sto vedendo che col colore chiaro, aspettate un attimo, ah, vediamo se riesco, la vedete? Purtroppo queste cavolo di webcam si regolano la luminosità da sole, per cui pur abbassando la luminosità della stanza, loro tendono a recuperare l'esposizione, per cui è difficile creare un'immagine scura più contrastata, almeno sulla web che ho io. Ecco, devo mettere il piatto in ombra. Vedete? Comunque come mangia anche la 6000, penso che si vede, no? Ok, quindi qui senza insistere più di tanto, senza andare a creare bave e bavette poi da togliere, da asportare, un po' di passaggi da lucidatura, quindi mano leggera. Andiamo a lucidare sto cavolo di filo. E il coltello è praticamente pronto. Qui, come al solito, devo cambiare l'inclinazione
della lama. Come posso recupero i 45 gradi? Ripeto, 45 gradi rispetto all'asse della pietra, e questo invece non cambia mai, sempre quello deve essere. Quindi attenzione quando dico cambia inclinazione, ma ok, vedete? Vedete come mangia? Oh, anche qui, quando uno si rende conto che c'è sto cavolo di bavetta che se ne va a destra e a sinistra, si cominciano con le passate alternate. Quindi si va proprio a cercare di spezzarla la bava. Non bisogna farla nascere da una parte per portarla dall'altra parte. Adesso bisogna proprio cercare di farla cadere. Allora, vediamo un po' che dicono le dita. Allora, quindi rifai tutto il processo iniziale, ma leggerissimo, Marco, leggerissimo. Lascia fare solo al coltello che comunque già il suo pesetto ce l'ha. E poi abbiamo fatto, cioè non c'è da rifare tutto il mega processone come abbiamo fatto all'inizio, crea la bava, rimani lì fino a che non la senti. Qua si tratta solamente di lucidare, si tratta solo di lucidare il filo, perché poi una volta lucidato il filo, eccolo qua, lo vedete? La vedi la differenza rispetto a prima? Il taglio nettissimo, senza impuntature. Guarda, riesce a fare proprio i ricciolini. Vedi? Quindi puoi girare, addirittura puoi fare, vediamo se ci riesco, puoi fare le curve mentre tagli. Guarda, senza impuntature. Basta, è finita l'affilatura. L'affilatura del coltello è tutta su grit bassissimi. Il coltello si affila fino a 1000. Perché sto aspettando la King 800? Perché passo sulla King 800, rifinisco sulla 1200 e poi proprio per sfizio una botta qua sulla 6000. Devo dirti proprio la verità per coscienza. Sull'acciaio inox, sui coltelli Kai, ok, vado così con la King e mi fermo. Se sto con i coltelli giapponesi artigianali, magari ecco i due che ho in Aogami, quindi in acciaio carta blu, allora lì mi concedo, ma più per sfizio che per altro, arrivato a questo punto, perché questi passaggi sono irrinunciabili. Mi concedo la finitura ultima su Narutaki, su quindi pietra naturale di pregio, questa Narutaki, e sui coltelli devo dire quel zinzino, ma è uno sfizio, quel zinzino in più s'apprezza pure. Provo per l'ultima volta a farti vedere, se ci riesco, il risultato sotto il microscopio. Guardate, è talmente lucido che la luce scappa via. Purtroppo si sta vedendo come una lama nera. Adesso non so come dovrei inclinare. Aspettate che c'ho la luce che è mobile. Voglio vedere se riesco a illuminarlo un po'. Eccolo, eccolo. Oddio, non si vede benissimo, però qualche cosa di più, eh? Così, è comodo avere la luce col braccetto che si orienta. Ok, vediamo se pure qui, no, scusate un attimo, aspettate, sto cercando di scattare il fermo immagine.
Ok, ce l'ho fatta. Questa è quella che non è riuscita. Scattare il fermo immagine perché adesso ti faccio vedere una cosa. Adesso ti faccio vedere una cosa, vediamo se ce la faccio. Allora, seleziono le due immagini, le metto così, guarda qui. Allora, sono adesso al 50% della grandezza reale, dell'ingrandimento reale. A sinistra c'è il lavoro fatto con la 1200 e a destra c'è il lavoro fatto con la 6000. Adesso le porto al 100% dell'ingrandimento. Ecco, non è ancora passata sullo strop, per cui vedi che ancora un po' il filo c'è da togliere ancora bavetta, c'è da lucidarlo quel filo, quindi così come noi facciamo con i rasoi, anche il coltello arrivato a questo punto ho una passata su una pad stropper, quindi su pelle incollata direttamente al legno, quindi dura, rigida, perché deve essere un'asportazione meccanica di quel residuo, o come ti ho fatto vedere prima, una, un qualsiasi supporto, io uso la balsa, vabbè, ma un supporto qualsiasi con un po' di pasta brasile. Comunque, credo che la differenza sul filo si veda bene. Pier Giorgio, buongiorno pure a te. E leva... no, ok. C'è Marco Bruno, puoi farti la barba? Davvero? Aspetta, eh. Andiamo a fare la prova? Peccato che spara la luce. Mannaggia forse se giro il braccio così... Vediamo un po'. Qua. Allora, ce la possiamo fare la barba? Io penso di sì, eh. Ragazzi, deve essere così, se no non so affilate. Però io mi basta, mi sto a sperare, non c'ho più un pelo sopra, tutto è brutto, vado in giro, è bruttissimo da vedere sta cosa. Dico, l'avete vista, sì? Cioè, deve tagliare e deve tagliare bene. Ripeto, e questo non è neanche uno degli acciai, è un bel acciaio, per carità di Dio, non è neanche dei più performanti. Diciamo stessa sequenza, un acciaio, un Aokami, uno Shirogami avrebbe dato più soddisfazione, cioè il tagliente con acciaio al carbonio rivestito da altri strati d'acciaio che possono essere carboniosi pure anche loro, possono essere inox per evitare per cercare di ridurre un po', come si dice, l'ossidazione. Però diciamo che questo tagliente è un buon tagliente, però non è dei migliori. Tanto è vero che questi sono coltelli molto economici, e questi l'ho presi. Questa è la serie Wasabi della Kai, preso su Amazon. Qui stiamo parlando di coltelli da una quarantina d'euro l'uno, quindi diciamo per lo standard di un coltello da cucina giapponese siamo a bassi livelli, insomma. Però con questi bassi livelli la barba si fa, assicuro che si può fare. No, non è costoso, Marco, se hai sentito, non avevo letto il tuo commento, non avevo girato gli occhi. Aspettate, ne faccio un po' di posto. Io questo, uno a uno, me li sono comprati tutti quanti. Io mi sono comprato tutta la serie. Purtroppo mia moglie non ci si trova molto bene perché non si trova bene con l'impugnatura tradizionale. Eh, non ha capito che con i coltelli giapponesi si va sulla lama. È previsto di andare sulla lama.
e lei è abituata alla manicatura all'occidentale, che qui c'è il ringrosso alla sua guardia, quindi si sente più sicura con i manici occidentali. Però questa serie qua della Kai, guarda, la serie Wasabi della Kai si trova tranquillamente su Amazon, prezzo medio che poi cambia a secondo della lunghezza della lama, intorno oscilla tra i 40 e i 50 euro al pezzo. Io mi sono preso questo, ho preso il Santoku, ho preso la Yanagibba, ho preso due Debba, una piccolina da 10 cm e una 16 cm e mezzo, e devo dire che il loro porco mestiere lo fanno bene in cucina. Quelli diciamo buoni buoni, quelli artigianali me li tengo, cerco di proteggerli un po', non li uso molto, proprio spessissimo. Ecco, ho usato ieri sera, stavo affettando una coscia di prosciutto, ho utilizzato l'artigianale. Quindi ragazzi, io volevo fare sta live tanto così, perché si stava sviluppando sul... Aspettate, così cambio inquadratura. Stavo dicendo, volevo fare sta live perché sul gruppo si stava sviluppando tutta la discussione sulle pietre King, e visto che chi ha preso le King è alla sua prima pietra, allora ho pensato, piuttosto che tante chiacchiere, penso che si fa meglio e prima a fargliele vedere in uso. Vedete che non è che abbiamo scoperto i segreti, il famoso terzo mistero di Fatima. Si usano abbastanza tranquillamente, i movimenti sono classici, col coltello non ci si inventa niente, non c'è cerchietto, non c'è cosa. Coltello, lama a 45 gradi rispetto all'asse della pietra, si cerca l'angolo giusto, che ogni lama ha il suo, per cui non vi posso dire che se sono 15, 20 gradi, 25. Di solito il principio è coltelli, lame che devono lavorare a colpo, si cerca di fare un bevel più ampio, quindi più robusto, si perde un attimo in efficienza ma si guadagna in robustezza, mentre coltelli da filetto, chiamiamolo così, si cerca di fare un bevel più stretto, quindi un po' più delicato il filo, ma maggiormente efficiente. Per cui uno lì si regola sul piano della pietra quale vuole, che incidenza vuole. Poi non si cambia più. L'unica cosa che non bisogna fare mai è 5 minuti così, poi inclino diverso, no, poi rinclina. Bisogna cercare di prendere un'inclinazione e portarsela avanti sempre, quindi di lavorare con gomiti e spalle, ma tenere bloccati i polsi sempre nella stessa posizione. Deve essere un movimento a pantografo praticamente. Il pantografo, lo snodo deve essere spalla e gomito, ma non polso. Il polso deve essere bloccato. Ah, ok. Vabbè, anche se è semplice, ma sempre una tecnica c'è. E beh, c'è, tutto c'è una tecnica. Se no si affila a piffero. Ottima guida video. Ah, ti ringrazio. Io l'ho fatto, ti ripeto, pensando a chi ha appena comprato la prima pietra, perché se no parliamo. È difficile poi condensare per non fare il poema. Le King, eccolo là. Avevo sentito, Madonna, il coltello non mi ha, come dice, non mi ha soddisfatto molto, l'affilatura quasi fosse colpa della pietra. No, le pietre, come vedete, le pietre tagliano, fanno il loro bel mestiere, tagliano e tagliano bene. Una fanghiglia esagerata. Adesso l'avete visto in diretta, insomma, sì, c'è un po' di limatura che esce, viva Dio che esce la limatura, se no sai che schifo. Cioè una pietra sintetica deve essere una pietra veloce, una pietra... Oltretutto quello che io apprezzo nelle sintetiche è il fatto che il risultato è ripetibile. Essendo una pietra fatta in laboratorio, gli abrasivi sono quelli, sempre quelli,
Per cui se io oggi faccio questi movimenti ottengo questo risultato. Se tra una settimana io riprendo la stessa pietra e faccio gli stessi identici movimenti, otterrò gli stessi risultati. Per cui soprattutto all'inizio è facile capire l'errore. Quindi la pietra è sempre quella. Faccio un movimento, uso una tecnica, il risultato non mi soddisfa. Tengo la stessa pietra, cambio qualcosa, va meglio, va peggio, però la pietra non ti tradisce mai perché da sopra a sotto, essendo fatta in laboratorio, essendo fatta in fabbrica, è uniforme, la prestazione è sempre la stessa. Non si può dire la stessa cosa, questa pure l'ho fatta vedere fino alla nausea, l'Agapin, no? Questa io l'ho presa da coltello, questa è proprio la classica da coltello, morbidissima, è morbida come una nacura. Però guardate la stratificazione, che maledetto non mette a fuoco. Non sarà mai uniforme mano a mano che si consuma la pietra. Questa pietra non mi darà mai gli stessi risultati, no, di qua la stratificazione si vede meglio di qua. Non mi darà mai gli stessi risultati, perché gli strati che la compongono si alternano, per cui la composizione degli abrasivi all'interno di qualsiasi pietra naturale è più o meno simile, ma non sarà mai identica, cosa invece che succede con le sintetiche. Da sopra a sotto la sintetica, quello è. Allora, scusa Marco, no, scusa io mentre chiacchiero mi scordo di guardare i commenti. Mi ripeti la diamantata che grana mi consigli? Allora, io ti consiglio, e sembra un'esagerazione, ma ti assicuro che non lo è, di comprartene due di diamantate, ma non ti faccio spendere un capitale, voi lo sapete, io sono per quelli del principio tanta spesa e poca resa, no, tanta resa e poca spesa. Allora, ti consiglio sicuramente una diamantatina da battaglia, tipo questa, quindi qua parliamo di una decina, 12, 13 euro, poi ripeto, puoi spendere un po' di più, la vai a prendere su Amazon, consegna il giorno dopo e domani mattina già ce l'hai in mano. Se vuoi spendere veramente niente, comprarla a 5-6 euro, vai su AliExpress, poi ti arriverà tra 40 giorni, ti arriverà che già a metà novembre, però arriva, perché insomma AliExpress è un sito strasperimentato. Quindi una da battaglia così, poi aspetta, non mi sono scordato, poi parliamo di grit. Grazie Alessandro, ti ringrazio. Quindi una da battaglia, però la diamantata buona ci vuole e io ti consiglio questa serie qua. La diamantata è una spesa che va fatta, ragazzi. No, non mi guardate storto, vi vedo da dentro la webcam, che palle, oppure la diamantata, non ci bastavano le pietre e poi la coramella. Eh sì, ci vuole la diamantata. La diamantata ci vuole perché serve, serve a tante cose, anzi questa addirittura, una buona, ci fate proprio pure l'impostazione di base direttamente con qualche coltello problematico, i problemi si levano su questa, prima sul lato 360, poi sul lato 600 e poi si passa alla pietra da 1000. Quindi una diamantata buona. Io ho questa della DMT che non è migliore delle altre, ha di buono che la prima che compri te la compri con questo supporto che è di una comodità estrema. Guardate, adesso a favore di webcam è un po' difficile. Comunque, la metti sopra, lo sentite il click? Eccola qua. Per cui la puoi usare con il suo manico per passarla sopra, metti sotto la pietra e sopra ci lavori con questa per alzare sospensione, per pulire il piatto d'affilatura, per fare piccole lappature. Ho usato la pietra per i coltelli una volta, due volte, mo è inutile che mi vada a mettere con le carte e tutto quanto a ricontrollare per bene, so che l'ho scavata poco, per cui mi metto a mo' di ferro da stiro e vado avanti così. O posso fare il contrario. Aspettate. Scusate, devo levare un po' di impicci purtroppo.
Allora, facciamo pure un'altra cosa, leviamo sto faccione di mezzo, oppure, vedete, il supporto è fatto in modo tale che può stare così tranquillamente da solo, prendo le mie belle pietruzze e ce le vado a passare sopra. Quindi una cosa comodissima. Parliamo con tutto il supporto poco meno di 100 euro. Senza supporto anche 70. Devo dire, io ho comprato questa che è double fast, lato 600 col bollino rosso, lato 360 col bollino blu. Non riesco a farvele vedere, ma qui ci sono anche, qui c'è tutta la scritta. Vediamo, aspetta, vediamo se riesco. Eccola, e come al solito era al contrario, vedete? C'è l'indicazione in micron, in mesh, quindi siamo a 600 il rosso, 3,20 o 3,60. Aspetta, ve lo dico subito. 3,25 il blu. Diciamo che con questa ci si fa tutto. Ci si fa tutto. Si sgrattugia per bene tranquillamente con il lato 360, 320 e qualche pietra più fine, ma il trattamento che io faccio solo alle più fini, alle pietre a finitura naturali, gli do anche una passata con la 600, ma altrimenti la grana 320, diciamo entro i 400, basta e avanza. Non ha senso comprare una pietra grossolana, non ha senso comprare una King 1000 e poi lucidarla con una diamantata 600, con una diamantata 1000, perché gli fate solamente perdere velocità. 3,20 basta e avanza. Non avete la 320, trovate la diamantatina, aspettate qual era, eccole qua, queste pure AliExpress ve le tira in faccia una quindicina d'euro. 400, la classica 400 a nido d'ape, e poi da quest'altra parte dovrebbe essere 1000, eccola qua. 1400, questa, ripeto, AliExpress ve le tira del resto. Costeranno un po' di più, ma insomma su AliExpress queste con meno di 20 euro, una ventina d'euro si comprano. Sui siti europei costeranno un po' di più, queste pure sono cinesate, per carità, ma se lavora col lato 400 sulla pietra, per spianarla, per lisciarla, per ripulirla prima di metterla a posto. Quindi io l'ho lappata, ma fino a che grit arrivi, ma dove vai a arrivare? Dove vai a andare? La pietra 1000 la vuoi lisciare, io per fare il varnishing sopra, che io vuoi fare? Si rallentano inutilmente le pietre così. Ok? Oh, come al solito io ho registrazioni, ho live, se non faccio un'ora non so contento. Quindi, coltello giapponese della Kai in acciaio inox, le pietre che abbiamo usato, le famose, tristemente famose, non lo so, King. Avete visto con i vostri occhi King perennemente a bagno da mesi. Guardate che non scherzo, eh. La 6000 sta un'altra volta a bagno, sta da sola, c'è un motivo. Che la voglio tenere pulita, non la voglio mettere nell'altra vaschetta che c'ha già l'acqua sporca, perché mo' finita sta live, c'è un altro paio di coltelli da lucidare, dei miei, e non mandava a verificarla nel vaschettone dove stanno le altre. Io purtroppo ho la web con il filo corto, ma voglio vedere se ci riesco. No, un attimo solo, eccola la web che ho in mano. Allora, aspetta, vediamo se ci arrivo. Ma vedete? Questa vaschetta qua.
Le pietre stanno stoccate sempre qua, eh. Questa è la King che abbiamo usato prima. Qui ci sono le, aspettate, le Missarca, la Missarca 1000, la Missarca 3000 e la Missarca combinata 1200-4000. E queste vivono perennemente in acqua. Scusate. Eccolo. Eccola qua. Oh, ormai non serve più, la posso pure mettere via. Ok, Pino, ti saluto, finisci dopo. No, non ti preoccupare, Pino, è finito il video. Pure io quello che devo dire credo di averlo detto. Chi vuole capire, penso che abbia capito. Chi non l'ha visto adesso il video, spero che lo vedrà dopo. Quindi se non ci sono le famose domande, question time, avete domande? Se non ci sono domande, io stoppo la diretta. Sì, già stavo a levare il microfono. Stoppo la diretta e spero che possa essere servita a qualcuno. Mi sembra che... Ah, ok. E comunque Pino, un buon weekend pure a te. Salvatore, sono a scuola, guardi indifferita. Ah, non lo sapevo che sei. Ah, mi fa piacere. Cioè, no, mi dispiace per te che è sabato mattina e sei a scuola. Ah, ok, ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Va benissimo, ragazzi. Ok, quindi posso cambiare la pagina, i commenti stanno qui. Adesso come si fa? Termina il video in diretta, eccolo qui. Quindi ragazzi, spero di esservi stato utile. Un saluto a tutti quanti, il solito ciao popolo e ci becchiamo sul gruppo da qualche altra parte. Ciao popolo, alla prossima. Ah, se termini questo video ora potrei scegliere se salvarlo. Ho detto termina.